Questo pezzetto di plastica da pochissimi centesimi che molto probabilmente hai adesso in un cassetto, in garage o nel cruscotto della macchina, è una delle invenzioni più diabolicamente perfette della storia moderna. Lo usiamo per qualsiasi cosa, per sistemare i cavi, per riparare una grata, persino come emergenza. Ma la cosa folle è che questo oggetto non è nato per fare ordine, è nato per fermare un bagno di sangue. Le diamo così tanto per scontate che quasi nessuno sa come si chiamano davvero. C'è chi le chiama fascette, chi zip ties, chi TY-wrap. Le compriamo a blocchi su Amazon senza farci caso. Eppure, dietro a questa semplice striscia di nylon c'è una storia pazzesca fatta di ingegneri, fabbriche degli anni 50 e un'esigenza disperata. Per capire da dove arrivano, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, in un'epoca in cui costruire un aereo significava letteralmente rischiare la pelle. Siamo alla fine degli anni 50. È l'alba dell'aviazione commerciale moderna e i cieli si riempiono dei primi grandi aerei di linea, come il Boeing 707. All'interno di quelle enormi carlinghe c'è una quantità spaventosa di cavi elettrici, chilometri e chilometri di fili che devono essere tenuti insieme per evitare cortocircuiti mortali. Il problema? All'epoca, per legare quei cavi, gli operai usavano un metodo medievale. Fili di cotone cerato o nylon intrecciato, tirati a mano e stretti con una forza disumana. Immagina la scena, centinaia di nodi al giorno, tirati con la forza delle dita nude. Il risultato? A fine turno gli operai avevano le mani piene di tagli profondi, vesciche e calli insanguinati. La produzione degli aerei era letteralmente bloccata dal dolore umano. Nel 1958, un ingegnere di nome Maurus C. Logan, che lavorava per l'azienda Thomas & Betts, fa visita a uno stabilimento di montaggio della Boeing. Vede gli operai con le mani fasciate, sofferenti, che lottano con quei fili di cotone. In quel preciso istante, Logan ha un'illuminazione, deve esserci un modo migliore. Torna in laboratorio e comincia a fare esperimenti con le prime materie plastiche. Voleva creare una striscia flessibile, facile da infilare, che grazie a una minuscola linguetta dentata potesse stringersi ma non potesse più tornare indietro. Dopo vari tentativi, azzecca la combinazione perfetta di nylon e design. Nasce ufficialmente il tie wrap. L'impatto fu devastante. I tempi di assemblaggio degli aerei crollarono vertiginosamente e gli infortuni alle mani degli operai scesero a zero. Ma la cosa straordinaria è che la novità non rimase chiusa negli hangar della Boeing. La voce si sparse a macchia d'olio. Idraulici, elettricisti, meccaniche di tutto il mondo capirono che quell'oggetto risolveva qualsiasi problema di spazio e fissaggio all'istante. Da invenzione di nicchia per l'aeronautica, il tie wrap divenne il re indiscusso del fai da te globale. Pensa a quanto è paradossale, un oggetto che oggi compriamo per 2 soldi in ferramenta, nato per porre fine alle sofferenze e ai tagli sulle mani degli operai americani, è diventato lo scheletro invisibile della nostra tecnologia quotidiana. La prossima volta che ne stringi una, ricordati che stai usando un pezzo di storia dell'ingegneria. E tu, quante fascette hai in giro per casa? Scrivimelo nei commenti, e soprattutto fammi sapere quale oggetto vorresti che smontassi nella prossima puntata. Lascia un like e iscriviti al canale. Alla prossima!